Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Bentornati cari amici, bentornati, buongiorno. Tornati perché noi ci auguriamo che seguiate tutte le puntate di Smart and Healthy, anche se qui siamo in questo mercoledì 4 febbraio, la prima puntata di febbraio, però è un bentornati perché chi ci segue regolarmente sa, chi ci segue sa, mettiamola così. Insomma, se ci segue, insomma, e quindi insomma voglio dire, gli assidui, noi diamo il benvenuto ai nuovi e un bentornato agli assidui frequentatori di questo podcast, trasmissione radio, non radio, tanto ci ascoltate. Non sappiamo quasi neanche più come chiamarlo a questo punto, direi. Ah sì, contenuti, noi creiamo contenuti e basta, insomma. E bene, vi ricordiamo che Smart and Healthy lo trovate su Substack, trovate la parte podcast, quindi se non ci ascoltate in diretta su Radio Centro Web ci sentite lì, ci potete ascoltare lì, e su Substack. Poi ho visto che è stato attivato già da diverso tempo la parte streaming su Spotify, quindi se non avete Substack male, ma se volete collegarvi al canale di Smart and Healthy su Spotify lo trovate. Penso che ci sia anche già su Apple Podcast, però poi vi darò conferma o meno. Abbiamo un po' di fonti varie, dai, mettiamola così. Sì, stiamo canalizzando la diffusione audio e Esatto. video perché su YouTube, insomma. E caro Piero, intanto salutiamo e ringraziamo il boss Bruce Springsteen che ci ha regalato un pezzo incredibile. Pezzone, veramente. A fine trasmissione metteremo. Sì, decisamente. Se no andate a sentirvela su YouTube, c'è già il pezzo su Spotify che è Streets of Minneapolis, quindi potete ascoltarla, l'ascolterete, insomma, ascoltate anche qua. Caro Piero, che dire, finalmente si sono un po' adeguati al fatto di disloggiare da Minneapolis fino a un certo punto, però insomma alla fine anche un duro l'ha capita. Sì, sai, alla fine quando cominciavano a mettergli parecchi bastoni fra le ruote, hanno mandato via il nazista, l'hanno rimandato nel centro, come cavolo si chiama lì da dove è venuto, quindi il nanetto nazista, il famoso Greg Bovino, Bovino di origini calabresi, quindi di origini calabresi, sì, e ci dispiace per i calabresi che hanno questo... sì. Che purtroppo si sono ritrovati con questo personaggio nelle loro origini. Allora vedi, la Calabria ha dato i Natali direttamente a personaggi, purtroppo, che è venuto a mancare qualche giorno fa, che è Rocco Commisso, che ha costruito e ha fatto del bene in America, è venuto qua in Italia, ha comprato poi la Fiorentina, ma comunque ha fatto cose positive. E poi c'è purtroppo, non lui direttamente, perché lui è nato in America, questo Greg Bovino, ma il nonno, non mi ricordo. Il nonno mi pare che sia quello che è dalla emigrato Calabria, dalla Calabria, sì. Povero nonno, poi tra le tante, perché non si sa come fosse questo nonno, poi magari visto che la mela non casca mai lontano dall'albero, Sì, effettivamente fosse uguale, però insomma, questo nonno è andato in America e ha creato la sua discendenza, ma questo Greg è sposato, c'ha dei figli? No. Ma allora, sinceramente povera moglie e poveri figli eventualmente, perché poi, ritrovarsi con un babbo del genere, sinceramente anche meno, nel senso... Sì. non è proprio un personaggio di cui essere orgogliosi, ecco, mettiamola così.
Sì, no, no. Allora ti chiedo una cosa, non so perché, ma ti sei abbassato l'audio, ma perché prima ti sentivo no, benissimo. Posso provare ad avvicinare un po' No, di più il no, microfono, va ma meglio? ti sentivo bene, poi vabbè, Boh, vabbè, ok. no, no, è Il bello della diretta, mettiamola il così. bello della diretta, cari amici, cari amici. E allora, da quale notizia vuoi partire, caro Ma Piero? da quale notizia voglio partire? Allora, Dimmi. premettiamo che noi volevamo parlare di tutt'altro. Sì, decisamente, Volevamo anche parlare perché... perché ultimamente con le notizie di attualità sono venuti fuori questi benedetti emendamenti dello Stato della Costituzione americana e uno si può chiedere ma che diamine sono questi emendamenti? Bene, non ne parleremo stasera oggi, non ne No, parleremo. allora, mettiamola così, sono delle ulteriori leggi, si possono definire in questa maniera, o comunque delle concessioni che fanno parte della Costituzione americana e che sarebbe interessante anche analizzare un po' più in profondità proprio per capire anche le differenze con l'Europa, ma purtroppo, come dicevi giustamente te, siamo stati, tra virgolette, così, Diciamo, sopraffatti dalle notizie. sopraffatti dalle notizie, sì, ecco. Per cui a questo punto vediamo se eventualmente riusciamo a inserirle nella prossima puntata, dove parleremo anche di Super Bowl, perché ricordiamoci che questo weekend ci sarà il Super Bowl negli Stati Uniti. Eh sì, esatto, E ci esatto. sono un Poi, paio di eventi legati al Super Bowl che sarà interessante analizzare. certo è un bel fine settimana perché il 6, cioè tra 2 giorni, ci sarà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali. Sì, che ci Il, potrebbero, che ci forniscono già uno spunto di discussione. solo uno? Solo, Solo uno. vabbè, diciamo uno in particolare perché ovviamente vengono fuori le Venerdì, palle, e le palle, perché non si possono definire in altra maniera perché siamo in radio, raccontate dal governo italiano, ma di quello parleremo allora, poi. venerdì scorso ci siamo sbizzarriti io e Francesco a parlare e venerdì prossimo, cioè l'uno all'altro, ne parleremo di Ben Donner che avremo poi in diretta la cerimonia di apertura. Ah, ecco, quindi ancora meglio, nel senso vi potrete divertire. Sì, intanto posso dirti che non, ma lasciamo stare il Magna Magna perché quello purtroppo era scontato. Vabbè, quello c'è sempre stato e sempre ci sarà, Purtroppo. non credo che... Ma il problema del Magna Magna, poi abbiamo detto, se non l'avete ascoltata andate a sentire, trovate Tribuna Staff su Spotify o sul sito della radio, trovate l'ultima puntata. E che il problema del Magna Magna è che uno può anche volerci mangiare, prendere più soldi, no? Però nel complesso dice, oh, do un servizio, faccio un evento incredibile dove stanno bene tutti. E invece no, invece no. Cioè c'è il Magna Magna e il resto restano con il cerino in mano. È Vabbè, quello, ovviamente, scusami, è quello il problema del Magna Magna. Poi dice, vabbè Fulvio, ma te il Magna Magna, sì, ok, vorremmo tutti che non ci fosse, però no, vabbè, ma quello che, ammettiamo che sia una da che mondo è legge, mondo è sempre esistito, dai, cioè, cioè, diciamo che sia una legge non scritta, però, esatto. però insomma, eh, eh, allora, eccolo qua, infatti, Cosa hai ma era trovato di ah no, succoso, di gustoso? ok, questa non la sapevo, cioè è del 10 gennaio, così tardi. Che è Vabbè, ok. successo? Eh no, di quel custode morto a Cortina, a Belluno. Eh sì, perché ovviamente già oltre al governo in sé,
I giochi olimpici fanno già parlare di sé in maniera negativa, purtroppo, già da diverso. Non so se hai avuto la notizia lì da te di quel bambino che è stato no, dimenticato, scusami, è stato Ah, lasciato volutamente volutamente, sì, perché sì. non aveva il biglietto da 10 euro che è cambiato, anche Sì, quello, è vabbè, arrivata anche qua, sì. è arrivato anche lì. Che ora per lavarsi la coscienza, poi il bambino è felice e lo saremo tutti, ma per lavarsi la coscienza l'organizzatore dice, vabbè, guarda, vieni alla cerimonia d'apertura, vieni, ti si fa portare la torcia. Bravo, Sì, bravo, giusto bravo. proprio per evitare di fare ulteriori figure Dopo di il Popò. greenwashing potrei anche... eh, no, bisognerebbe trovare un termine in inglese perché, vabbè, il greenwashing diciamo che sono quelle azioni che uno fa per lavarsi la coscienza sapendo di non essere molto eco-friendly, Sì. ecosostenibile, ok? E vedi i mondiali in Qatar, ma vabbè, questo, parentesi aperta e chiusa subito. Dettagli, dettagli, dai, Dettagli, dettagli. dettagli. Però, questo è senso di colpa washing? Com'è? Senso di colpa in inglese come si dice? Non lo so. Guilt washing, Feel of guilty, non lo guilt so. feeling, cioè, guilt feeling o qualcosa del genere. Guilty washing, va. Sì, Guilty washing. possiamo chiamarlo così, dopo aver fatto una figura di cascina di poco, hanno cercato di... Stanno cercando, perché ora... Stanno cioè, cercando, perché ovviamente si spera che non ci riescano, di lavarsi le mani e di cercare di uscirne il più puliti possibile, mettiamola così. sì, no, no, ma Nel no, senso, lavarsi la coscienza, che sì, abbiamo sbagliato, però di- abbiamo rimediato così. No, non dovete. diciamo che è un errore che non doveva essere fatto. Sì, cioè, allora, anche lì, purtroppo gli errori vengono commessi, ma la Sì, cosa più... Gli errori vengono commessi, avvengono purtroppo perché siamo umani, ok? È stato un errore di valutazione dell'autista, anche perché non mi può venire a dire ho eseguito degli ordini, gli ordini di le che? regole le regole sono queste, ok, va bene, ma come dicevamo anche con Francesco, cioè un conto è dire lo fa un adulto, lo fa con malizia, lo fa un bambino di 11 anni, ma poi a meno 6, quanti gradi erano? Ha fatto camminare 6 km al freddo che rischiava l'ipotermia. Cioè, ragazzi, infatti stava sospeso, Mi sembra il giustamente, minimo. giustamente, ma io l'avrei licenziato il tronco perché, cioè, alle brutte, infatti, e poi cambiamo argomento perché poi sennò il tempo svanisce così. Poi l'avvocato, che è poi la zia, che ha querelato, insomma, ha intentato la causa, ha giustamente dato quella che poteva essere una soluzione. Va bene le regole, ok, il bambino ha il carnet da 10 corse, gliene prendo 4 che corrisponde al nuovo biglietto al quale possiamo essere d'accordo o meno, per carità. Va bene, Va bene, bene, ok, appunto. no, ma quello è un altro discorso ancora. Ne prendo 4, bene, prendo 4 biglietti, vieni, ti porto. Cioè, Avrebbe avuto più senso, sarebbe stato un cioè, attimino più intelligente anche da parte dell'autista, che invece ha dimostrato di essere un demente. poi boh, io le domande che poi mi sono fatto dopo anche, ma c'era qualcuno sull'autobus? Sì, ma sai benissimo che in Italia L'omertà di... appunto l'omertà è la prima regola che vige, quindi anche se c'è stato qualcuno, non vedo, non sento, non parlo, e la regola è sempre quella. A meno che, sai, l'autista abbia detto no, no, è così punto e basta, se volete scendete anche voi e bisognerebbe avere dei testimoni, vabbè. Ma io quello che mi chiedo è questo: ci sono tanti che registrano con i telefonini le cazzate più immonde,
quando in realtà ci sarebbe da filmare qualcosa di intelligente, di utile, come in questo caso, guarda caso nessuno mai ne ha tirato fuori uno. Mm. Boh, Perché per ora, cioè, per ora, per per ora, adesso. ascolta, sarebbe già venuta fuori se ci fosse stata, in realtà. Quello hai ragione, però sai, uno dice, E come al solito, appunto, come si diceva poc'anzi, non vedo, non sento, non parlo e vivo bene uguale. Classica politica di omertosa. sì, sì, no, più che politica, abitudine e atteggiamento, sì. E vabbè, quindi i Giochi Olimpici tra poco inizieranno e ci sarà, allora, alla fine, dopo vari rimbalzi di notizie e smentite, questi benedetti, e ti ho mandato anche, ma è simpatico, su Instagram, mi sembra, no? Sì, l'ho vista. L'hai visto? Perché è fantastico. È E- meraviglioso, sì. e- perché prende in giro l'ICE, questa Giusto. polizia fantomatica che ha tentato addirittura in settimana scorsa di entrare nel consolato Ecuadoregno, sì, proprio no, è dell'Ecuador. meraviglioso, sì, anche quello L'Ecuador. è Vabbè, stato cioè, veramente eccezionale. no, Dice, vabbè. non c'è, no, ma poi la cosa divertente è che dice, non c'erano insegne fuori, ci sono tanto di stemmi, bandiere, non bandiere, quindi non ci pigliamo per il culo anche lì, per favore. Sì, infatti, cioè, Tra parentesi. No, ma credo che gli sia stata data la giusta accoglienza anche all'aeroporto quando sono arrivati. Penso l'insulto peggiore, l'insulto più leggero sia stato figli di puttana. vabbè, sì. Quindi credo gli sia stata data anche la giusta accoglienza per certi versi. Eh, che poi il bello della cosa è che, a parte ovviamente le balle raccontate dal governo italiano, no, ma non ci saranno assolutamente. Le dichiarazioni del ministro Piantedosi mi pare sia stato a dire no, ma l'AIS qui in Italia, figuriamoci, Ah, vedi? non Sì, esiste. sì, sì. Quindi già a parte le dichiarazioni a Babbo che è meglio lasciar perdere, sono venuti fuori anche i nomi dei due agenti che a Minneapolis hanno freddato a sangue freddo Ah, l'infermiere Petti, Alex Pretti, sì, e Petti. praticamente sono due fondamentalmente di origine sudamericana. E vai, cioè, e Cioè, la poeta. senso. Così, Insomma, no, pensiamoci un attimo a chi è a chi costruisce questa manica di esaltati. sì, sì, vabbè. Ce l'ha detto anche, stavo leggendo, no? Anche Travaglio sul 9 l'ha detto, l'AIS viene e non ascoltare, perché poi all'inizio, sì, abbiamo pochi minuti e poi continuiamo su questo Sì. filone dopo la pausa. Cioè, l'AIS doveva venire all'inizio, viene a supportare la polizia italiana. Il governo con Piantedosi in primis, no, non viene l'AIS, non Assolutamente, viene, no, per viene, nulla, infatti. non viene l'AIS, aspetta. Dopo no, ma l'AIS viene a scortare la compagine degli Stati Uniti. Io ti apro una parentesi. Cari amici politici, la gente non ce l'ha con gli atleti degli Stati Uniti, la gente ce l'ha con la polizia dell'AIS e con chi governa ora gli Stati Uniti, che non c'è nulla a che vedere, chiusa parentesi, Con gli atleti, prima di tutto. con no, esatto. Poi viene fuori la notizia, no, l'AIS viene. Allora c'è da dire che dell'AIS ci sono due filoni, due sottogruppi, diciamo, che uno è quello armato, che era a Minneapolis, e l'altro è quello investigativo. No, non mi guardare così perplesso, è per sintetizzare Sì, sì, no, all'estremo. ci sarebbe da parlarne molto di questa Sì, no, no, cosa. va bene, non è che insomma sono due mele della stessa pianta, quindi non è che chi fa l'investigativo sia molto così, non è alla Colombo, All'acqua di rose, mettiamola non è così. alla Colombo che arriva, Ecco. fa il finto tonto, poi risolve
risolve i casi. No, no. Quindi in Italia dovrebbe venire la seconda, non quella, anche perché insomma creerebbe un po' di scangeo Ma ulteriore. Però ascolta, abbiamo fatto entrare il Mossad dietro la la, squadra israeliana di calcio, quindi sì, penso, sai, per nel la partita senso, Italia-Israele, sì, sì. cioè, E però, come dice anche Travaglio, come ha detto Travaglio il 1° febbraio, sul 9, l'AIS verrà in Italia a fare l'intelligence per l'Olimpiade e non per... sì, vabbè, nel senso, Poi di Travaglio si può pensare quello che si no, vuole, no, però allora, io che sia uno un po' personalmente, più informato. allora, quello di sicuro, io personalmente anche, non ti dico lo ammiro, perché comunque ha alcune idee che sinceramente non mi piacciono, però quantomeno è una persona che dice esattamente come la pensa, senza troppi peli sulla lingua. Ripeto, condivisibile o meno, quello è un altro paio di maniche, ma almeno dice le cose come stanno. Ce ne fossero, È quello, il problema è quello che ce ne tutti no, fossero altri che lo fanno. va tutto bene, ma no. Cioè, sai, alla fine il bello e il brutto dell'italiano è che a porte chiuse scalerebbe le montagne, poi quando esci dalla porta di casa, mica tanto. Sì, no, vabbè, lasciamo perdere, sì, no, hai ragione, hai perfettamente ragione, hai Cioè, perfettamente ragione. sì. Non posso darti torto, caro Piero, purtroppo. Sinceramente, sinceramente, te l'ho detto, per quanto sbagliato uno possa ritenerlo o meno, sono d'accordo con quelli che sono andati all'aeroporto a insultare questa gente, perché purtroppo è l'unica cosa che merita, visto quello che hanno Ma dimostrato gli di hanno fare. lanciato uova, non ho visto la notizia. No, Ah, allora c'erano, quando sono arrivati c'è un filmato che è girato, mi pare che l'avessero fatto vedere anche sia su Sky News che su altre fonti, dove praticamente c'è un manipolo di gente con cartelli ovviamente no AS eccetera, e sono volati dei discreti insulti. delle discrete infamate. Infamate, sì, quindi giustamente, appunto. Poi si può discutere sul modo in cui è stato fatto, si può discutere sul fatto che fosse legittimo o meno, che comunque poteva essere fatto in maniera diversa, sì, di sicuro. Torno a ripetere, per me hanno fatto bene, hanno fatto più che bene. Sì, sì. Questa gente purtroppo non merita niente di diverso, non meritano un minimo di rispetto. No, no, assolutamente, anche perché non ne hanno per le persone, quindi. Esatto, cioè. Non è, dice, oh, noi andiamo a fare... Infatti, come dicevamo la settimana scorsa, perché l'ICE è da quando c'è stato L'11 settembre. l'11 settembre, però, allora, è vero che uno può trovare tutti i complottismi, dietrologie varie, che quando c'era Obama queste cose non si parlava. Magari non erano così eclatanti perché non andava, a parte non andavano a ammazzare la gente per strada e questo già forse La dice lunga, nel ti fa senso, tenere un profilo più basso, incidentalmente. Però, cioè, era tutto un altro sistema perché già dal punto di vista dell'addestramento durava di più. Qui tu vuoi, prendono qualsiasi fascinoloso, gli fanno fare l'addestramento un po' più di un mese e lo mandano nella mischia. Cioè, pigliano i cosiddetti militanti del 6 di gennaio di 4 anni fa e cioè, nel senso, questi poi sono i risultati. esatto. Bene, caro Piero, siamo arrivati al punto della nostra pausa consueta e quindi Perfetto, torniamo tra pochissimo. a tra poco, ciao. Quindi siamo tornati, eccoci qua, dopo la pausa. Caro Piero, ti Siamo, sei... siamo tornati,
ho la vaga impressione che te abbia trovato qualcosa di succoso nel frattempo. No, vabbè, non è che grazie a Discovery, che visto che si parla di giochi olimpici, con la Rai sarà broadcast ufficiale, con Eurosport, se è chiaro, giustamente. come invernali li tratta Eurosport, e niente, sul 9 è andato in onda la trasmissione. Ora non mi ricordo la trasmissione, te la dico subito perché era sul 9 comunque. E Marco Travaglio ha detto la sua, abbiamo detto, come abbiamo accennato nella prima parte, e ora noi vi facciamo ascoltare un estratto, non tutto, ma a parte tutto il video tutto il video con l'intervista a Piantedosi, con semmai vi mettiamo il link, anzi no, semmai noi vi mettiamo il link di riferimento alla notizia che è stata pubblicata, però vi ascoltate l'audio, l'estratto, e poi ne discutiamo. Poi ne parliamo, sì, perché effettivamente ci sarà da parlare, non mettiamo così. Assolutamente sì, e niente, ascoltiamoci Marco Travaglio e torniamo tra poco. In settimana vari esponenti del governo hanno prima smentito e poi minimizzato una notizia che ha tirato fuori Marco Travaglio con il Fatto Quotidiano. Stefania Maurizi. Diamo a Cesare quel che di Cesare. Gli agenti di lei arriveranno in Italia con le Olimpiadi, ma sentite Piantedosi. Guardi, è una polemica sul nulla, perché in questo momento gli americani, come tutte le delegazioni, non hanno comunicato elenchi, tipologie insomma di presenze che ci saranno qui in Italia. ICE in quanto tale non opererà mai in Italia, chiaro? Anche perché mi sembra fin troppo ovvio che noi siamo sufficientemente padroni della gestione dell'ordine pubblico, della sicurezza, del controllo sull'immigrazione, a maggior ragione. Parliamo di un evento che non c'entra nulla sul controllo dell'immigrazione. In politica la parola mai sarebbe giusto non utilizzarla, anche perché nel giro di poche ore è arrivato il comunicato ufficiale dell'ambasciatore americano a Roma, il dottor Fertitta. Lo leggiamo. Durante le Olimpiadi la Homeland Security Investigation fornirà supporto al servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali. Beh, mi sembra molto chiaro. Me lo sarei abbracciato, perché come al solito i nostri hai visto, no? La supercazzola, mai cosa, cioè, l'immigrazione, poi vedi questi qua, e poi si dice che saranno solo l'ambasciata, insomma, viene o non viene l'ICE in Italia? Certo che viene. A fare cosa? Tra l'altro abbiamo un accordo dal 2014, dall'era fulgida del renzismo, che gli consente di ricevere da parte delle nostre autorità dati sensibili, DNA e tutto quanto gli occorre verranno, faranno quello che vogliono senza chiedere il permesso, perché sono abituati così e perché hanno anche un accordo che da 12 anni gli consente di fare quello che faranno, e cioè di affiancare la nostra intelligence per sventare non si sa bene quali minacce. Ma questa storia è importante perché mettere in fila tutte le stupidaggini che hanno detto per negare una cosa vera, perché erano stati presi col sorcio in bocca dal nostro giornale, fino alla smentita dell'ambasciata americana, e poi dopo il fatto di dire vabbè, ma che sarà mai, mica sono le SS, ma noi non abbiamo detto che arrivano le SS, noi abbiamo detto che arriva l'ICE, poi ognuno valuta se sono le SS, se sono la Gestapo, se sono quello che volete, ma intanto prima avete negato e poi avete detto sì, arrivano ma non sono le SS. Il problema è che, come è noto, siamo a sovranità limitata, in particolare con il governo che qualche beota continua a chiamare sovranista. Ma hai mai visto un governo sovranista che praticamente dice, dunque, arriva l'ICE, poi c'è Fratelli d'Italia dice, ma vengono anche i Pasdaran, ma sì, ma che sarà mai, mica sono le SS, i Pasdaran, facciamo venire pure i Pasdaran. Ma il problema è che i Pasdaran, che poi hanno smentito di venire, avrebbero dovuto scortare i loro atleti.
Israele scorta i suoi, tanto più con quello che è successo a Monaco, Sì. no? Dove proprio alle Olimpiadi furono presi come bersagli degli atleti israeliani. Ma l'AISI non è che scorta gli atleti americani, l'AISI fa intelligence Polizia federale in trasferta. per l'evento, non per gli atleti americani. Gli atleti americani, se vogliono portarsi una scorta, dei bodyguard o chi vogliono se li portano. Qui stiamo parlando della sicurezza dell'evento ed è questo il salto rispetto a tutte le scemenze che dicono questi qua. Come dicevamo, eccoci qua. Come dicevamo, uno può essere d'accordo o meno, ma i fatti, poi le notizie Infatti le notizie sono quelle. sono quelle, quindi cioè, si possono sbagliare, noi le riportiamo. In descrizione di tutto, in descrizione sia di Spotify che di YouTube e quant'altro, poi, Substack, eccetera, metteremo il link della notizia, della notizia è stata effettiva, esatto, e così perlomeno poi ognuno trarrà le proprie conclusioni, però credo che siano abbastanza evidenti cioè, noi siamo qui per ragionarne, Sì. qui siamo per ragionarne tra me e te, parlare di differenze. Sì, questo accordo del 2014, che all'epoca non fece scalpone, ma perché non avevano questi atteggiamenti, come si diceva prima. Cioè, No, nel senso, all'epoca erano addestrati a fare determinate cose e erano addestrati seriamente. ora ferma la gente per strada così, Sì, solo perché ti sentono parlare in maniera diversa. ti sentono parlare in maniera diversa, ti sentono anche semplicemente con un accento diverso. Ricordiamo che poi la cosa assurda è che la maggior parte di questa gente proviene originariamente da paesi che in teoria dovrebbero essere quelli verso cui poi è rivolto tutta questa... Sì, ma come dicevamo anche la settimana scorsa, sono stati fermati i nativi americani che li hanno perculati, gli hanno detto guarda che noi siamo gli unici a essere nati qua. Giustamente, ma è vero, perché poi effettivamente i nativi americani, cosiddetti indiani, come vengono chiamati, sono gli unici veri americani, il resto è tutta fuffa, non ci pigliamo per il fondo schiena. Immigrati. Sono tutti immigrati dal primo all'ultimo, a iniziare dagli inglesi, per non dire gli spagnoli, per non dire i francesi e quant'altro, cioè Certo. italiani, ormai ce n'è di tutti di più, ma non ci stiamo a pigliare per il fondo schiena, per favore. No, assolutamente no. Bisognerebbe insegnare questo nelle scuole poi alla fine. No, bisognerebbe insegnarselo quando fanno l'addestramento dell'AIS. Sì, vabbè, quello la vedo dura, quello la vedo effettivamente dura, anche perché sennò non riuscirebbero a convincere la gente a fare quello che fa. Sì, va bene, però vabbè. Non- Intanto non- internazionale, anche se poi anche il nostro Tajani ha detto che vale fino a un certo punto, un po' di diritto internazionale o di diritto in generale o di regole potrebbero insegnarle che insomma non si entra in un consolato, in un'ambasciata di un paese straniero parte armati, ma così. Sì, no, anche e poi pensando di perculare la gente ancora di più dicendo che non c'erano insegni fuori. Cioè, No, vabbè, certo, parliamone anche di questo. parliamone anche di questo perché sinceramente, cioè, anche meno. Anche meno. Sì, penso, insomma, dai. In No, effetti. stanno diventando ridicoli e purtroppo lo stanno, cioè, E stanno anche dimostrando. stanno anche dimostrando di essere ridicoli per tanti versi. Ora nell'intervallo sono andato a rileggermi un attimo il testo della canzone del boss e effettivamente è abbastanza peso, ma purtroppo dice le cose come effettivamente stanno. Ma lo mettiamo, ora noi non adesso che ci è venuto in mente ora, ma lo mettiamo come nella caption dei post che pubblicheremo poi, sì dai. Potrebbe essere anche divertente metterlo, sì, perché no, effettivamente sì, si può anche fare, sì, no. Anche perché così come c'è il video credo si possa tranquillamente mettere anche il testo senza troppi problemi, nel senso.
Poi ovviamente la censura del Grande Fratello farà il suo, ma quello è un altro paio di maniche. Sì, è un altro Sì, paio di sì. maniche. Sappiamo benissimo come vanno queste cose, però vabbè, noi mettiamo, diciamo, noi facciamo di tutto per darvi le cose così come stanno effettivamente. Noi ne Poi parliamo e cerchiamo di ragionarci, poi purtroppo quello succederà a un certo punto. Non si può fare in maniera diversa. no, infatti, quindi La vedo intento a cercare altre no, sto notizie. guardando, ma non è che c'è molto, cioè non c'è molto. Dovremmo stare qui, non la nostra canonica ora, ma ore. Una, una diretta di quelle all night long, come cantava Lionel Richie, o Beh, all night come cantavano i Kiss. se si può anche organizzare comunque, non è detto che non si debba fare. No, per carità, Si però può organizzare per bene, si può fare tranquillamente. vabbè, aspetta, stavo guardando l'hospitality, cerimonia di apertura, tutti i pacchetti, scopri tutti i pacchetti. Mm, Ah, beh, c'è anche la notizia riguardando, insomma, pensando all'Italia alle Olimpiadi, ai Giochi Olimpici Invernali, che alla cerimonia di apertura non c'è il sold out. non avevamo il benché minimo dubbio. Cioè, posso immaginare i costi della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Eh sì, Premium Lounge. Allora, no, io voglio vedere quanto costano, così per curiosità. Non c'è Appunto, era quello che mi incuriosiva, infatti. non c'è compra i pacchetti ora, confronta i pacchetti ora. Allora, no, categoria, sì, ma io voglio sapere. Ora sì, questa pagina merita il suo tempo, mi fa no. No, assolutamente no. Le pause 26, sì, ma io voglio sapere the price. Stuff, sì, vabbè, ovviamente più roba hai e più costa. Vabbè, Ovviamente. Ma diciamo il prezzo base, quello proprio per i più poveri, mettiamola così. no, per i più poveri. Allora, ci sono vari account su Instagram che parlano di questo e il prezzo più basso ed è di quelli in piccionaia. Ah no, sì, in piccionaia Due cocuzze? 160. Eh, Ed era tra quelli scontati perché ho un amico che non potrà andarci e lui aveva presi scontati a 260 euro. eh, ed erano scontati. Ed erano scontati. No, vabbè, ma lì è un po' come il discorso dei mondiali che, boh, li faranno i mondiali. Ma era quello che mi stavo chiedendo anch'io, perché ho visto anche notizie, forse tu me lo puoi Non so quanti confermare, mila. di squadre che hanno deciso proprio di non partecipare No, aspetta, non è soltanto squadre, non so quanti mila spettatori hanno rinunciato. 16.000. Ci dispiace per la FIFA, Sì, no, vabbè, anche per il governo americano perché ovviamente quei soldi li ma avrebbe presi. sai, del resto è una cosa che si sono andati a cercare e ovviamente Eh sì, si sono date la zappa sui piedi, sì, assolutamente. nettamente proprio direi, quindi non è che ci siano tante più possibilità. No, per carità, assolutamente no. Purtroppo è così, e purtroppo è così. Cari amici, noi cerchiamo di sdrammatizzare, ma la situazione purtroppo è questa. Non No, è ma che... poi il tragico della cosa è vero, la situazione è anche questa, ma è anche vero che non c'è nessuno che faccia qualcosa per migliorare questa situazione alla fine. Ah, no, scusa, assolutamente. Perché non mi sembra che anche l'Europa nella sua interezza abbia mandato a quel paese gli Stati Uniti. Qualcuno sì, vedasi per esempio Allora, lo spagnoli, però c'è, con l'hotel, però no, hotel facoltativo. quindi non è incluso di sicuro. Però c'è il pacchetto, ulteriori informazioni. Allora, Clubhouse, accesso 18, 20 e 30 ed è a partire da 850. No, allora,
La base sono 850 euro, No, però ecco. penso sia pacchetti esclusivi, se uno comprava il biglietto. Sì, diciamo. E ovviamente ti ritrovi poi in piccionaia, perché giustamente spendi quasi 1000 euro per andare a vedere No, no, un piccionaia. 1000 euro no, i 1000 euro li spendi per avere lo Skybox, quello che nel calcio è chiamato Skybox, dove Ah, c'hai, ok. c'hai da mangiare, c'hai tutto. Infatti spendi 800 euro senza l'albergo, però vabbè. Cosa vuoi che sia? Anche lì parliamo degli alberghi. Parliamo di dettagli, via, alla fine. 4 giorni, se ne parlavo la settimana scorsa, non mi ricordo. Una cosa del genere, sì, ma comunque se ne era parlato. 1400 euro minimo a persona. Minimo, minimo a persona, poi ci vorrei mettere anche da mangiare e No, tutto no, il resto, senza perché mangiare. ovviamente, no, appunto, aggiungicelo e viene fuori tutto il resto, nel senso, No, guarda, cioè io capisco specularci perché potrebbe. Allora, io capisco gli spettatori normali non comprendano queste dinamiche, però l'aumento dei prezzi è un po' fisiologico su tutti questi eventi e tutti i giochi olimpici, anche Parigi l'hanno fatto, quindi non è che. Però c'è modo e modo. Cioè, sì, eh, perché se tu mi aumenti il prezzo rispetto al mercato di un 10-20%, ok, posso essere contrario, però funziona così perché insomma è un evento che capita una volta sola, evidentemente, e quindi però arrivare a oltre il 50% rispetto al mercato, al prezzo di mercato e al prezzo negli altri periodi, insomma, va bene farci la testa, però ma vuoi non approfittarne del fatto che comunque c'è un'affluenza di turisti, quant'altro, e pelarli per bene? non so Cioè, io ti dico la verità, non so quanti andranno a vedere, cioè, anche perché, come dicevo a Francesco venerdì, cioè non so perché, cioè durante i mondiali invernali, mondiali di qualche disciplina invernale, durante le Olimpiadi, anche altri giochi olimpici invernali, c'avevo quell'attesa, dicevo ora iniziano i giochi olimpici, c'è la cerimonia di apertura, cioè anche mm, Parigi, anche nel 2024, i giochi olimpici di Parigi, ma anche quelli del 2020-21 di Tokyo avevano un'attesa diversa, c'era un po' la voglia di vederli, cosa si saranno inventati questa volta. E, e invece in questo caso, guarda, ci sono, non ci sono, non è che mi fa molta differenza, ti dico, a livello di sensazione, no? Anche perché poi la domanda io te la faccio, ma se ne parla di questi giochi olimpici invernali nel stavo per nostro chiederti la stessa cosa. Mi eri rivolto all'Italia, ovviamente. Italia, sembra che non Eh, sai, qui se ne è parlato, ma più che altro per il discorso appunto di questi dementi armati che vengono utilizzati per fare la pseudoscorta, non tanto per i giochi olimpici di per sé. Ci sono delle pubblicità ovviamente di aziende che sponsorizzano poi le squadre nazionali, nel senso, però a parte quello non è che ci sia tutto sto gran ma magari sulle TV private, quelle a pagamento, TV via cavo. forse qualcosa in più, sì. Magari di sì, perché sai, ci sarà ESPN che trasmetterà qualcosa, Sì, e sì, via dicendo, Fox, vabbè, tanto Fox Sport, tanto è quella. sì, infatti. E quindi sì. No, però, cioè, ti dico, qui in Italia, cioè, non è che hanno messo, dicevo, in ogni città, in ogni capoluogo di regione, perché io ti parlo per Firenze, ma io suppongo che, cioè, oltre che Milano, Cortina, Verona, perché bisogna dire che comunque anche Verona avrà la cerimonia di chiusura. Posso fare una battuta cattiva? Vabbè, non ne facciamo mai, quindi vai. No, scherzo. Non è il calcio. No, ma non è neanche quello. Ti dico la verità, non è neanche quello.
perché è un evento extra, quindi, cioè, dovresti anche creare voglia, e invece non l'hanno creata. Non voglio, con questo non voglio lanciare critiche, anche perché non c'entra niente, perché non è il CONI, non è il Comitato Olimpico e non è neanche Sport e Salute che si sono occupati di questo, è proprio la Fondazione Milano Cortina, scusa che mi è partita la C toscana, Milano Cortina 2026, che ha organizzato tutto, e anche dal punto di vista del marketing non ha fatto un grosso lavoro. Cioè, sì, la Toccia ha richiamato, Vabbè, ma parte- quello come qualsiasi torcia olimpica alla fine non è solo però quello. Cioè, insomma, non è che sapevo, non è che eh, sapevo che, guarda, quel giorno viene a Firenze. No, l'ho saputo il giorno stesso. Oggi c'è la torcia olimpica a Firenze. Ah, bene, grazie. Cioè, se avessi saputo, cioè, va bene, i nostri ascoltatori potrebbero dirci, sì, però Fulvio, potevi anche informarti. Va bene, ok, ma visto che sono preso da mille cose e non ho visto notizie in merito, soltanto il giorno. io ti dico anche quei 10 giorni che sono stato in Italia fisicamente, anche nei cosiddetti notiziari, tra virgolette, sportivi, che teoricamente dovrebbero essere poi quelli che pubblicizzano effettivamente la cosa, non è che abbia visto tutto sto sì, qualcosa, ma niente di... Tu sei stato anche su a Milano, a Como, Sono insomma, stato anche sulle zone di Milano e Como, che quindi dovrebbero essere un po' più per la città. coinvolte direttamente. Assolutamente niente. Allora, in città a Milano c'è soltanto in centro, davanti al Duomo, ci hanno fatto il tipo, tra virgolette, villaggio olimpico, no, villaggio merchandising, Sì, che non è vabbè. solo lì. Sì, ma anche per dire alla Malpensa, che mi immagino sarà poi l'aeroporto dove arriveranno la maggior parte delle delegazioni, se non tutte, non è che ci fosse tutto sta gran pubblicità. È un articolo che parla, che mi sono scaricato perché prima che lo cancellino, sugli accrediti, e l'hanno fatta molto facile, però infatti ci voglio fare un episodio del mio podcast sportivo, la dedicherò a quello, sugli accrediti, che non è così facile, e si ritira il pass, no? E anche lì, boh, sì, in effetti, cioè tu c'hai un aeroporto, dovrebbe essere tappezzato anche nei bagni, che ci Sì, di sono- qualsiasi cosa, voglio dire, cioè, invece zero, proprio ovo. Ma neanche per dirti no. sembra, e poi ci lasciamo che siamo arrivati alla fine, sembra che sia un evento fine a se stesso. Sì, lo facciamo e basta. Fine. Infatti, te la dice lunga anche sulla, te lo dico in inglese, tanto i nostri ascoltatori sono poliglotti. La Legacy, anche sul fatto della Legacy, e ti invio anche un post, sì, un reel in merito di questo. C'hanno le strutture, Milano Cortina ha le strutture sufficienti per fare l'evento, più o meno. Poi dal punto di vista infrastrutturale e quant'altro, ma sì, vediamo cosa si può fare, e ci sono delle infrastrutture che verranno concluse oltre il 2030. Ma io quello che mi chiedo allora, poi la domanda un po' la rigiro anche a te, è perché la organizzi? Se deve essere questo il risultato finale, perché la organizzi? Ma neanche, perché te ne arrivano solo una parte. No, Se fossi un pochino più furbo, te ne arriverebbero un po' di più. no, nemmeno. Sì. Allora, sì, se la metti dal punto di vista del venditore, e io ti vendo un progetto, e il bello è che i soldi li hanno già presi, infatti per concludere non hanno più soldi, e chi ce li mette i soldi? La Fondazione Milano Cortina? Nada. Gli italiani, quello ovviamente non è un problema.
Ma è quello che mi chiedo io è questo, cioè sei talmente stupido da organizzare un evento a livello mondiale, ok? Fai una parte delle infrastrutture, quelle necessarie, come dicevi giustamente te adesso, ma non fai quelle che in realtà poi ti potrebbero portare addirittura più guadagni, su cui potresti fare il famoso magna magna di prima, tutto quello che tu vuoi. Sì, certo. Cioè, mi sembra stupido è usare una parola gentile, No, un po' lungimirante, sì. Un po' molto lungimirante. poco lungimirante. Sì, vabbè. Cioè, non so. Poi ci si chiede come mai a volte si viene via dall'Italia, ma ci sono No, tante risposte che si potrebbero dare sotto questo punto di vista. sì, direi di sì, direi proprio di sì. Bene, caro Piero, siamo arrivati alla fine di questa anche di questa puntata. Bene, perfetto. Non si chiacchiera tranquilli, poi ci si rende conto che effettivamente... È il salotto di Smartnetti, non è Smartnetti. No, infatti, è il salotto di SmartNet, poi si chiacchiera e ci si rende conto che effettivamente poi il tempo Sì, passa. Cosa fate voi? Noi facciamo videochiamate, poi registriamo, facciamo videochiamate. Diciamo registrare la puntata del podcast è quasi un optional a questo punto. Se noi chiacchieriamo. Noi chiacchieriamo, chiacchieriamo di cose che effettivamente però si spera possano interessare un po' di gente, quello sì. Esatto. Bene, cari amici, noi ci salutiamo qua, ci vediamo, io e Piero ci vediamo, con noi ci sentirete quando vorrete tramite Spotify, Substack e quant'altro, la radio, insomma, tanto avete tutti i riferimenti su YouTube e noi ci rivediamo, ci risentiamo mercoledì prossimo, che sarà mercoledì 11 febbraio a Giochi Olimpici Iniziati. E a Super Bowl è avvenuto, quindi commenteremo tendenzialmente anche quello. Dobbiamo iniziare a pensare a doppia puntata. Sì, No. potrebbe essere un'idea. Comunque, avremo di cui parlare. Decisamente, sì. Di cui parlare. E vi lasciamo al boss. Bene, ciao. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bone
whistles and foams against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of